Gentili amici e gentili amiche, benvenuti in questo secondo video tema Berserk, in collaborazione con Alkill. Io sono Adriano, del Bar della Psicologia. Ormai già mi conoscete, per cui direi di andare dritti al sodo. I soggetti inclusi nella nostra analisi psicologica di oggi saranno il re delle Midland, la regina, Charlotte e in parte anche il conte Julius. Vi avviso prima di cominciare la mia disamina che oggi tratteremo di temi molto crudi presenti nell'opera di Miura. Ora, per evitare che vi siano ripercussioni anche da parte dell'algoritmo di YouTube, questo vero e proprio leviatano, utilizzerò parole o frasi per cercare di rendere meglio l'idea, ma come anticipato gli argomenti saranno tutto fuorché leggeri. Affrontate il resto del video solo se siete disposti a sospendere il vostro giudizio e ad assistere come meri spettatori al grezzo funzionamento psichico di alcuni dei personaggi meglio caratterizzati del manga. Siete stati avvisati. Come sempre, aggiungo che ci saranno major spoiler di trama, l'analisi sarà compiuta utilizzando come strumento di riferimento il DSM-5, un manuale diagnostico, e alcune teorie psicodinamiche. Dove è necessario vi saranno alcune speculazioni per colmare eventuali gap, cosa che comunque cercherò di fare il meno possibile. Ora possiamo davvero cominciare. In psicologia e in psicoterapia, la triade, ovvero il gruppo composto da padre, madre e figlio, è da sempre un elemento fondamentale di studio. Il modo in cui i genitori si rapportano tra di loro è uno specchio della realtà, che solo poi verrà riversata sul figlio. Questa realtà di cui parliamo è ovviamente soggettiva, elaborata dalle percezioni e dai valori interni di entrambe le figure parentali. Non è un caso se molte psicopatologie o comportamenti disfunzionali, ad esempio, vengono impressi nello psichico di un soggetto proprio durante quelle fasi di vita, le prime. Questo rapporto a tre è cruciale per ogni individuo, nel bene e nel male. Scoprirete, grazie all'opera di Miura, cosa può succedere in uno dei casi peggiori. Nello specifico, in Berserk, il rapporto tra Charlotte, la principessa, ed il re è assai complicato e rischia di cadere in un finale banale dove quell'uomo che fino a poco fa ci era sembrato comunque saggio e buono muta completamente quello che è il suo ruolo, vestendo i panni di un crudele e lascivo tiranno. Questa dissonanza cognitiva, della quale il lettore non è mai stato avvisato prima, almeno apparentemente, culmina con la fine del ciclo dell'età dell'oro, ove qualunque parvenza di umanità finalmente cessa di essere la norma, lasciando spazio a un futuro in cui la bestialità e la blasfemia regnano. Come nelle fiabe più oscure, il sogno termine culmina in un finale da incubo, che in questo caso è rappresentato dallo spirito del lettore, che abbandona ogni preconcetto, dubitando sempre di più delle intenzioni dei personaggi, i quali non paiono più essere estremizzati nella dicotomia bene-male, appunto, ma godono di vita propria, con intenzioni e pensieri umani, dunque mutevoli. Questa piccola premessa ci deve aiutare a comprendere che, alla stregua di un vero caso clinico da DSM, Kentaro Miura ha reso un pensiero di origine freudiana su carta e lo ha fatto magistralmente. L'abilità di questo mangaka nel definire i suoi personaggi umani ha dell'incredibile, ed è proprio per questo motivo che questa analisi può essere compiuta con precisione. Il re delle Midland è un uomo fondamentalmente buono, come lo può essere un sovrano di una nazione in guerra. Ama sua figlia con un affetto profondissimo e tratta con rispetto la sua nuova moglie, matrigna della principessa, che, al contrario, sin da subito ci viene presentata come lo stereotipo della donna di corte, poco tollerante verso la plebaglia. Il rapporto padre-madre-bambina, in questo caso, è molto polarizzato. Il re è il classico uomo buono che cerca di essere retto e ligio. Egli è in grado di esprimere verbalmente l'affetto che prova verso il prossimo e si dimostra molto aperto di mentalità. Pensiamo al semplice fatto che, a differenza di molti altri nobili, egli riconosce l'abilità dell'armata dei falchi, indipendentemente dal fatto che sia composta da plebei e non da nobili. Il pragmatismo del suo pensiero trova spazio anche in un secondo momento, alla fine della guerra, quando mantiene la promessa di concedere titoli nobiliari e rendite all'armata di Griffith. Cosa assolutamente da non dare per scontato, vista la mentalità opposta sostenuta dai nobili della sua cerchia, come ad esempio il conte Julius. Fino a qui dobbiamo sottolineare quanto segue sul re. È emotivamente capace, risulta saggio e aperto, tratta con rispetto il prossimo, nonostante il titolo regale non vi sono aspetti conclamati di narcisismo apparente.
Potremmo dire che, nonostante tutto, la sua sia una figura completamente distante da quella che poi vedremo verso la fine dell'arco narrativo L'età dell'oro. Insieme stiamo per scoprire che le cose, però, non sono proprio così. Passiamo alla figura della matrigna, la regina attuale delle Midland. Parliamo di una donna che da fuori è percepita come crudele, terribile e altezzosa. Non è minimamente paragonabile alla madre biologica di Charlotte, che è al contrario una donna dolce, simile alla figlia nel carattere e nelle fattezze. La durezza espressa dalla regina è visibile ovunque, dallo sguardo al suo modo d'agire. Possiamo aggiungere che, in termini diagnostici, la sua è una personalità con forti tratti narcisistici e isterici. Va fatta una piccola precisazione sulla personalità isterica, per evitare che vi siano fraintendimenti. Con isteria intendiamo una personalità che si rifà al narcisismo e ne condivide molti aspetti, ad esempio i deliri d'onnipotenza, ma con alcune aggiunte. Abbiamo una forte preponderanza di atteggiamenti sessualizzanti, scarso interesse nei confronti di partner che non siano percepiti estremamente forti e sicuri, poca tolleranza per le emozioni fragili, ad esempio l'affetto o la tristezza, e uno spiccato senso di indipendenza relazionale. Il classismo che la regina ha nei confronti di Griffith e dei falchi è un esempio canonico di svalutazione narcisistica. Egli è un vero condottiero, ma rappresenta qualcosa di spaventoso, di tragico per la nobiltà. Un vero uomo che ascende con la forza delle sue idee e delle sue azioni. La nobiltà è divina, incontestabile. Il diritto di sangue in termini logici non può essere dibattuto, non vi sono rivali di alcun tipo, ecco perché sotto il profilo narcisistico questa condizione è perfetta. Il narciso, quando si specchia nel prossimo, vede solo ed esclusivamente le debolezze dell'altro, non è in grado di sostenere un reale confronto logico o dialogico, senza doversi rifare al concetto di divina regalità o nobiltà. Privato del suo titolo, reale o fittizio che sia, un narciso crollerebbe su se stesso, poiché è internamente vuoto. Non a caso, nel mito di Narciso, egli muore nel momento in cui, visto il suo riflesso nell'acqua, cade dentro quell'immagine. L'illusione è alla base del pensiero isterico e narcisista. Proseguendo nel posizionare ogni soggetto sulla scacchiera della psicanalisi, potremmo concludere dicendo che la personalità della regina cozza profondamente con quella del re, suo marito. In realtà non è affatto così. Va sottolineata anche la relazione che lei, alle spalle del coniuge, intraprende con il conte Julius. Egli è fratello del re e capitano dell'armata del Drago Bianco, la guardia personale del sovrano. Il tipo di carattere che Julius ha è molto più vicino a quello della regina. Odia profondamente Griffith per il suo rango sociale e lo tratta con crudeltà e superficialità. Dimostra di avere tendenze di natura antisociale e predatoria, come manifesta nell'episodio L'assassino, quando egli ingaggia un sicario per far uccidere il falco bianco. Chiaramente molto lontano dal nobile senso cavalleresco, egli è percepito dalla regina come un valido amante, oltre che vero e proprio leader, grazie al modo più mascolino e poco emotivo con il quale si rapporta al prossimo. Per ultima viene la principessa Charlotte. Nata da una madre che muore poco dopo il parto, la futura regina delle Midland è una creatura gentile, innocente e ingenua. Viene istruita, anche se con scarsi risultati, dalla sua matrigna, ad essere una donna risoluta e meno emotiva, ma quel senso di amore materno, inespresso, la porta a sviluppare una personalità completamente opposta. L'amore che nutre verso il falco è idilliaco, egli è il principe azzurro sul cavallo bianco che giunge in suo soccorso e lei è la povera principessa rinchiusa nella torre in attesa del vero amore. Nulla di così tanto romantico troverà poi spazio nelle vicende che coinvolgeranno Gatsu, Puck e i suoi compagni. In realtà nulla di quanto Charlotte o il re sperimenteranno nella vicenda sarà veramente reale e ora scopriremo il perché. Torniamo a quella triade di cui abbiamo parlato poco fa. Abbiamo un padre eccessivamente amorevole, perfetto quasi, che è stato ingiustamente punito dalla vita con la perdita della sua prima moglie, che lui nel profondo ama ancora. Abbiamo una matrigna crudele che non si merita affatto l'amore del marito, né per la sua essenza né per le sue azioni. E infine c'è Charlotte, una bambina che si trova a dover portare sulle spalle il peso di una madre morta e idealizzata dal padre, oltre che a dover sopportare le angherie di una donna che cerca in tutti i modi di cancellare il ricordo di una donna defunta e fragile. In questo terzetto, la posizione più scomoda è probabilmente quella di Charlotte. Essa non ha la minima idea di cosa, inconsapevolmente, stia contribuendo a mantenere con il suo comportamento così naif.
La matrigna, che sembra essere la strega crudele della vicenda, in realtà è favorita dalla posizione del re, che si dipinge e si comporta come un uomo così tanto buono e ragionevole da sembrare quasi divino o, per meglio dire, idealizzato. Egli contribuisce con questa sua dinamica ad incentivare i comportamenti della donna, compreso il gesto del tradimento, per un processo inconsapevole detto riattualizzazione, oltre al normale funzionamento sinergico delle due personalità. Con questo termine, riattualizzazione, si intende la modalità con la quale un soggetto crea una situazione relazionale che implicitamente evoca un momento passato, ritenuto più piacevole. Ad esempio, la madre che parla con tono infantile al figlio adolescente, nella speranza di regredire ad un momento di vita precedente, una cosa che comunque tutti noi abbiamo sperimentato. Pensiamo all'uso di nomignoli o regali specifici che venivano fatti quando eravamo piccoli e che tuttora appaiono come piccole sorprese o come piccoli momenti di accudimento privato. Il re rappresenta il genitore troppo buono, troppo perfetto. La matrigna, invece, è la cattiva della vicenda, quella che con una forte tendenza sadica ferisce chiunque, nello specifico Charlotte, poiché è l'esatta rappresentazione della madre defunta, costantemente in contrasto con la sua persona. Il tradimento è l'unica cosa veramente possibile per la regina, che è disgustata dalla condizione di dover dividere il letto con un uomo così debole. Ma è proprio sulla base di questo disgusto che lei ricerca un amante capace di soddisfarla, non nel mero atto fisico, ma attraverso l'idea fantastica di avere un partner forte. D'altro canto, Charlotte è l'agnello sacrificale, l'anello di congiunzione tra due genitori e la loro posizione relazionale disfunzionale. Lei vede un uomo che vuole essere amato e una donna che lo delegittima, così, quasi spinta da una voce interna, accorre in aiuto del genitore ferito. Il fatto che lei ricordi moltissimo la madre per aspetto e carattere mette il padre nella condizione di riattualizzare la relazione precedente. Ignara di quanto sta accadendo, Charlotte cede a questo gioco fantasioso, alimentando dentro al re un sentimento molto più maturo di un semplice amore filiale. La sensazione di una possibile perversione diventa sempre più palpabile. Quando la matrigna e il conte Julius vengono assassinati, il re inizia a perdere presa sulla realtà e lentamente precipita verso uno stato di follia sempre più grande. Tutti i meccanismi di idealizzazione, fantasia e riattualizzazione ci potrebbero far pensare a una personalità borderline ad alto funzionamento, nonostante sia ancora presto per la diagnosi. Nel proseguo della storia accadono dei fatti, come quelli appena citati, che contribuiranno a svelare veramente la personalità del sovrano delle Midland. Uno fra tutti è la possessione da parte di Griffith della figlia Charlotte. È giunto il momento che la piccola principessa venga presa dal suo principe azzurro. Questo gesto, che viene compiuto in maniera velata, senza la presenza di consenso da parte del re, sarà poi la goccia che farà traboccare il vaso, riversando verso l'esterno tutta la follia accumulata dopo anni di guerra, morti e lutti. Se l'amore per Charlotte era, fino a prima platonico, bloccato sull'idea fantastica che essa fosse come un vero e proprio tesoro intonso, ora la perversione prende il posto della fantasia. Dischiuso il guscio esterno, perduta l'esclusività sulla figlia, paragonabile alla stessa esclusività che il re aveva avuto sulla prima moglie, egli risperimenta il trauma che per anni aveva portato dentro di sé, nascosto. Questo secondo momento del trauma evoca le pulsioni più sfrenate dalla psiche del sovrano, che le riversa dopo anni di repressione. Con secondo momento del trauma si intende un momento in cui, sperimentando di nuovo un dolore fortissimo analogo a uno già provato, il nostro sistema interno ha un momento di cedimento. In questo caso, il secondo colpo di scure è dato dalla violazione della figlia Charlotte, figura che per anni ha rappresentato come un'effigie vivente la madre scomparsa. In questa negazione atroce, il re, più che infinitamente buono, è stato un soggetto terribilmente depresso, troppo impegnato a curare un dramma interiore che a governare un regno. Anche se le sue scelte sono state viste da fuori con grande lungimiranza, esse sono state sostenute, probabilmente, da un pragmatismo dovuto alla mancanza di energie cognitive interne. Ciò non toglie alcun merito al re e alla sua capacità di scegliere l'armata dei falchi per sconfiggere Tudor.
In conclusione, la triade che abbiamo visto è il prototipo di una relazione idealizzata, dove ognuno contribuisce in maniera consapevole o inconsapevole al funzionamento malato dell'altro. Non esistono buoni o cattivi in questa vicenda. La stessa presenza angelica di Charlotte è da mettere in discussione. Il suo amore per il falco è idealizzato e lo sarà anche dopo le torture sostenute dal condottiero. L'idea di vivere un amore puro, lontano da tutto e da tutti, non avrebbe mai trovato spazio in Griffith. Come la matrigna diviene madre crudele e compagna terribile per suo padre, lei sarebbe stata la donna sensibile e fragile accanto al compagno crudele ma terribile. In breve, l'uguale ritorna anche se capovolto. L'idealizzazione paterna colpisce anche la visione ingenua della figlia. Le relazioni di questo tipo sono l'esatto esempio di come l'uomo funzioni e di quanto egli sia complesso. Il re stesso, dopo aver fatto imprigionare il falco, verrà smascherato da quest'ultimo, che, con le sue parole, provvederà ad accendere nel sovrano il desiderio orribile per la figlia. Caduta la cortina illusoria di idealizzazione, Charlotte diventa una preda da possedere, non più un idolo da amare, così come per lei Griffith non era più un uomo di cui avere paura, ma un amante da desiderare con il fuoco della gioventù. Il profilo psicologico del re delle Midland non è semplice da tracciare. Sicuramente dei tratti borderline sono presenti in tutte e tre le figure, ma il suo acting out, dunque l'agito nei confronti della figlia, dimostra quanto la sua mente fosse divenuta fragile. L'ossessione e l'odio per il falco, che l'accompagneranno fino alla sua morte, sono un esempio di psicosi e pensiero ossessivo atroce, tanto da far insorgere in lui un odio così forte da chiamare in campo Wild, un vero e proprio mostro, per spezzare definitivamente le ali del falco. Se inizialmente le sue azioni efferate verso Griffith avrebbero potuto far pensare a un episodio psicotico breve, dopo 2 anni di caccia alla squadra dei falchi, tutto fa pensare a una mente frantumata, preda di delirio e di una scissione dal reale, destinata a non finire mai. Anche i suoi ultimi attimi, prima di morire, sono una testimonianza allucinatoria della sua psiche in frantumi, con delle guardie che lo terranno intrappolato a letto, incapaci di rispondere alle sue richieste se non tramite una frase: il re deve stare sul trono. Il tutto sotto gli occhi ormai gonfi di lacrime della principessa Charlotte, incapace di amare qualsiasi altra persona se non il falco stesso, il chiodo finale per la bara del re. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima, ciao e grazie a tutti. Anche per oggi abbiamo finito e non posso che ringraziare il buon Adriano Grazioli del Bar della Psicologia. Vi lascio il suo contatto in descrizione. Saluto tutti i vecchi e nuovi abbonati che hanno deciso di rinnovare o di sottoscrivere un abbonamento, dandoci la possibilità di portare avanti il progetto Alkill. Non mi resta, cari miei, che rimandarvi al prossimo video e augurarvi come sempre buona vita a tutti.